Nel cuore della Sicilia, tra le rovine dimenticate di fortezze abbandonate, si nasconde una storia cancellata dal tempo. Una storia di lotte, religione, potere e di un imperatore che ammirava la cultura islamica, ma la spazzò via senza pietà. Questa è la vera storia della cacciata dei Saraceni dalla Sicilia da parte di Federico II di Svevia. Non una semplice ribellione, non un fatto locale, ma una reconquista silenziosa e brutale che riscrisse il destino del Mediterraneo. All'alba del XIII secolo, la Sicilia era un mosaico fragile. Sotto gli ultimi sovrani normanni e svevi, le comunità musulmane prosperavano ancora, soprattutto nell'interno occidentale dell'isola. Iato, Entella, Platani, Corleone. Non più padroni, ma non ancora sottomessi. Ma dopo la morte di Costanza d'Altavilla, madre di Federico, il fragile equilibrio saltò. Capitani tedeschi, vescovi latini e ribelli saraceni entrarono in rotta di collisione. E i musulmani scommisero tutto sull'uomo sbagliato. Tra il 1210 e il 1216, una figura emerse dal caos, Muhammad ibn Abbad. Per i cristiani era Mirabettus. Per i suoi, era l'ultimo Amir al-Muslimin di Sicilia. Coniò monete, siglò alleanze, prese città, assediò Palermo, umiliò la cattedrale di Monreale. Persino un vescovo cristiano fu preso in ostaggio. Ma Federico II, rientrato in Sicilia, non avrebbe tollerato una Sicilia divisa. Nel 1220 ordinò la restituzione dei feudi ecclesiastici e dichiarò guerra ai villani ribelli. L'estate del 1222 fu l'inizio della fine. Iato fu assediata. Le cronache parlano di 2000 cavalieri e 60.000 fanti. Muhammad ibn Abbad fu giustiziato. Eppure la resistenza non cessò. Entella resistette. E lì, secondo una leggenda araba, la figlia di Ibn Abbad si tolse la vita per non arrendersi all'imperatore. Nel 1225, Federico cambiò strategia. Non più sottomettere, ma sradicare. Decine di famiglie musulmane furono deportate in Puglia. A Lucera nacque una colonia islamica sotto controllo imperiale. Ma la Sicilia non sarebbe più stata la stessa. Tra il 1239 e il 1246, le ultime roccaforti saracene si sollevarono ancora. Iato, Entella, Gallo. Federico non perdonò. Assedi, castelli d'accerchiamento e infine resa. Nel 1246, Federico scrisse ai suoi alleati: anche gli ultimi sono scesi dalla rocca. Era la fine. L'Islam in Sicilia era stato cancellato. Federico fu un imperatore affascinato dall'Islam, ma fu anche l'autore della sua estinzione in Sicilia, perché ammirare una civiltà non significa proteggerla. Dopo il 1250, l'isola fu considerata culturalmente chiusa. La Sicilia divenne terra latina, cristiana, feudale. La memoria dei Saraceni svanì tra i racconti, i silenzi e le rovine. Eppure, quelle pietre raccontano ancora, se sappiamo ascoltare. Se questo viaggio nel passato ti ha colpito, iscriviti al canale. Lascia un commento. Credi che Federico II sia stato un visionario o un tiranno? Al prossimo episodio. Altre storie dimenticate dal cuore del Mediterraneo.